Dai FIMX8, ci sei quasi. Faccio vedere senza toccare nessun comando. Direi un atterraggio di precisione davvero preciso. Confermi Stefania? Confermo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi insieme per la prova di volo dello Xiaomi Fimi X8 SE versione 2020. Prego Stefania, fallo vedere, già pronto sulla base di decollo o base di atterraggio, chiamatela come preferite. Comunque ragazzi, non sto a dilungarmi più di tanto in quanto ho già parlato di questo drone tantissimo nella prima parte di questa video recensione che dura circa 35 minuti e recuperatela tramite il video qui in alto a destra. Ora lo faremo volare insieme e scopriremo se vola bene, se vola male, se registra bene o se registra male. Beh dai, iniziamo subito. Mi raccomando, le antenne sempre rivolte verso il drone e... Come vedete ragazzi, davvero molto stabile in aria. Lo faccio abbassare. Davvero molto buona la stabilità. Questa è Stefania, ciao. E ora alziamoci. Vediamo un po' l'orizzonte com'è. Ciao drone. È andato Stefania? Sì. Vabbè, tanto sto registrando anche da qui. L'orizzonte regge abbastanza bene. Proviamo a muoverci. Incliniamo il gimbal. L'immagine, come vedete, resta sempre fluida, almeno a queste distanze. Ora ci troviamo a circa 60 metri di distanza. Proviamo ad arrivare a questa casa qui. Con il vecchio modello una sua criticità era sicuramente il segnale molto disturbato, qui invece sembra essere davvero molto meglio. Riusciamo anche ad aggirare la casa e siamo già arrivati ai 200 metri. Il fiumiciattolo, davvero nessun tipo di problema. Proviamo ad attivare la modalità di volo Cinematic in modo da avere una risposta meno violenta ai comandi e cerchiamo di avvicinarci. Ce l'hai Stefania? Certo che sì. Allora, fai un'inquadratura larga ora perché proviamo a metterlo in Sport Mode e vediamo la sua velocità massima. Bello veloce. Certo, ovviamente non è un drone racer, però piacevole da pilotare. Il radiocomando risponde bene ai comandi. Ce l'hai? Sì. Guardate come vira velocemente. Ora proviamo a farci seguire con la funzionalità di tracking. Ok, andiamo. Go. Bene. Ora dovrebbe seguirmi. Anche se mi giro di spalle, capisce che sono io. Ovviamente non si tratta di un follow me, uno smart tracking simile a quello di un DJI Mavic Air 2 ad esempio, perché il Fimi X8 SE non è dotato di sensori anticollisione, quindi dovete sempre cercare di avere un occhio rivolto verso il drone per evitare che vada a sbattere contro qualche ostacolo, un albero, un ramo o così via. Un altro particolare sicuramente è la rumorosità, molto ridotta, il rumore è abbastanza sopportabile a differenza di altri droni. Ora proviamo la modalità Orbit, controlliamo che non ci siano ostacoli nei dintorni, ok, inizia a girare.
Su questo drone dovrebbe essere stato migliorato il ritorno a casa di precisione grazie alla sua VPU. Il drone è lì, proviamo ora ad attivare il ritorno a casa automatico e vediamo dove atterra. E si atterra, che ora si sta alzando attorno ai 60 metri, in quanto io ho preimpostato quell'altezza per il ritorno a casa automatico. Una volta arrivato sopra alla base di atterraggio dovrebbe iniziare la discesa, e qui sopra. Dai FIMI-X8, ci sei quasi. Faccio vedere senza toccare nessun comando. Direi un atterraggio di precisione davvero preciso. Confermi Stefania? Confermo. Ottimo, questo aspetto era una criticità del precedente modello ed è stata molto migliorata, come avete appena visto. La carica della batteria residua è del 47%, abbiamo registrato tutto con una sola carica, non so quanto si possa vedere. Comunque un altro grande punto a favore di questo drone è sicuramente il radiocomando, molto ergonomico, molto bello da utilizzare. Mi raccomando, la levetta deve essere impostata alla sinistra per poter decollare. Facciamoci la foto. Ora sono atterrato manualmente, sicuramente l'atterraggio di precisione è più preciso del sottoscritto. Bene ragazzi, abbiamo provato insieme in volo il FIMI-X8 SE versione 2020 di Xiaomi. Quali sono le mie considerazioni? Beh, come avete visto, le due principali criticità del modello precedente, vale a dire il segnale video che sul nostro smartphone andava troppo a deteriorarsi anche a brevi distanze, è stato sistemato. Così come anche il ritorno a casa di precisione, che almeno nella mia prova e utilizzando una buona base di atterraggio come quella che uso io e che vi linkerò in descrizione video, beh, in questo caso davvero nessun problema. Le funzionalità di volo smart come il Follow Me o lo Smart Tracking funzionano, ma necessitano di uno o anche due aggiornamenti perché potrebbero funzionare ancora meglio. Ad esempio il Circle Mode non sono proprio riuscito a farlo funzionare centrando me, ovvero il centro dell'inquadratura. Secondo me necessita ancora di una bella limata. Per quanto riguarda il radiocomando, lo ripeto ancora una volta, secondo me è uno dei radiocomandi più comodi da utilizzare con un drone, grazie alla sua forma 16 noni. Per quanto riguarda invece la qualità di foto e video, la lascio giudicare a voi. Un drone che sicuramente vi consiglio, specialmente dato il suo rapporto qualità-prezzo. Costa 400 euro, anzi meno di 400 euro, e secondo me a questo prezzo non c'è nulla di paragonabile sul mercato. Vi piace quel che avete visto? Lo comprereste o non lo comprereste? Avete dubbi o domande? Beh, parliamone insieme come sempre qui sotto nei commenti. Se volete acquistarlo invece vi lascio link ed eventuali coupon qui sotto in descrizione video, ricordandovi che le offerte e i coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi, ma li troverete sempre aggiornati sul nostro canale Telegram delle offerte TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook ufficiale Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram. Entrate numerosi. E infine, mentre un elicottero passa sulle nostre teste, forse ci stanno cercando Stefania, beh, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete supportarci ci basta un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!